dovremmo essere live. Dovremmo essere live, sì. Bene, ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video live. Volevo ringraziarvi, faccio questa live veloce per ringraziarvi, appunto, abbiamo passato i 1000 iscritti e devo dire che sono davvero contento, tutto merito vostro, veramente grazie, grazie mille che mi supportate, veramente grazie. Allora, vediamo un attimino, mi ero preparato anche un'altra cosa. Ah sì, ok. Per ringraziarvi ho pensato questa cosa qui, ho pensato di mettere all'interno dei prossimi 3 video che farò dei 3 codici sconto buoni Amazon del valore di 5 € ciascuno. Poi il più veloce ovviamente che riuscirà a digitarle e ad averlo sarà appunto il fortunato, ecco. Ciao, ciao Domenico, ciao grandissimo, ciao. Sì, dovete perdonarmi perché questa è la prima live in assoluto e quindi sono un po' impacciato e probabilmente farò anche degli errori, ecco, quindi perdonatemi. E quindi, come dicevo, appunto, voglio mettere come piccolo premio sui prossimi 3 video questi 3 codici sconto che troverete appunto sì, finalmente mi vedi, eccomi. Appunto troverete nei prossimi 3 video. Presumo di mettere il video in online, presumo il sabato alle ore 9. Poi comunque seguite la community che vi scriverò comunque anche lì l'orario corretto, quindi voi entrate, cercate di guardare il video e se riuscite a trovare il codice lo inserite e vi prendete questi 5 €. Bene, per questo video diciamo veloce è tutto. Se non ci sono altri eccoci qua, eccoci qua. Ciao Savio, ciao grandissimo. Sei riuscito a collegarti, eh? E volevo anche ringraziarvi veramente, veramente grazie, sia Domenico che Savio, che anche Salva Racing, e in tanti in Thailandia che davvero mi hanno supportato in questa piccola crescita, veramente devo ringraziarvi. Anche il piccolo meccanico, che spero che magari guarderà anche questo video. Ecco, guarda lì chi c'è, ci sei anche tu, benissimo. The Homemade Man Garage, siamo anche quasi un po' vicini di casa mi sa, perché siamo lì vicino, ecco. Ora vedete anche la mia faccia, non oltre che le mie mani, ecco. Tutto è nato ecco, già volevo spiegarvi un attimo perché ho aperto anche questo canale, appunto, perché tutto è nato appunto per gioco. Volevo cercare anche di aiutare soprattutto le persone che magari sono meno riescono meno diciamo a barcamenarsi, ecco, nella meccanica e volevo appunto cercare di poterle aiutare per quanto poco. Ovviamente io ora ho appena iniziato perché ho aperto e il canale è giovane, ha quasi 1 anno, vabbè, però io spero appunto e conto di riuscire a caricare altri contenuti sempre nuovi diciamo e variare anche i tipi di veicoli, ecco, questo sì. Vediamo un attimo, sento l'accento molto familiare, ma non capisco la provincia. Siamo a Treviso, quindi siamo vicini sai. Siamo vicini. Sì, quindi dicevo,
Gli iscritti sono 1000. Sì, sono 1000. Ho visto che in queste 2 settimane, anzi questa settimana dai 1000 siamo passati ai 1060 e quindi già piano piano aumentano gli iscritti, segno che comunque un po' alla volta anche i video che faccio piacciono, diciamo, ecco, quello sì. Hai detto 100. No, no, 1000, 1000, 1000. 1000. Ok, forse mi sono perso un attimo. Sì, stavo dicendo appunto che ho iniziato aprendo questo canale appunto per, ecco, un attimo, quando finiranno SPV saremo più vicini. Adesso da V a Treviso è un dramma. Ah, Vicenza, sei... Ah, è da Vicenza. Giusto, correggimi, correggimi. Saremo più vicini. Sì, correggimi, Io presumo che sei da Vicenza, giusto? Beh, comunque siamo lì, insomma, non è molta distanza, dai. Poi, ecco, un'altra cosa, visto che... Ah, ok, scusami. Ok, la pedemontana, ok. Visto che siete anche collegati, vi voglio chiedere anche una cosa poi. Se eventualmente avete piacere, ecco, lo dico qua pubblicamente, eventualmente di anche collaborare assieme, magari farci una chiacchierata, che ne so, insomma, scambiarci anche un pensiero, diciamo, sulla meccanica, su varie cosette, se vi va ovviamente. Questo è buon accetto, potete lasciarmi un messaggio e poi organizziamo, magari adesso vedo di organizzarmi meglio e possiamo fare magari una diretta e ci facciamo 4 chiacchiere insieme e così anche ci conosciamo, insomma. Ok, bene, non vedo Stefano, forse Stefano ha il canale intanto in Thailandia. Non vedo l'ora di vedere il primo tutorial con te tutto intero. Ma sai, posso dirti una cosa, Domenico, che per assurdo io ho trovato la mia postazione, diciamo, io mi sono fatto questo mio banchetto e devo dire che comunque mi trovo bene anche così, anche senza far vedere il viso, ok? Mi trovo bene lo stesso, per quello, diciamo, non ho avuto mai la necessità di mostrarmi in video, capisci? Oh, grandissimo Gombos Garage. Eccoci qua. Hai visto? Ti ho seguito anch'io, hai visto in qualche live che fai. Eccoti qui, anche te. Ringrazio anche te di seguirmi, veramente, grazie. Gentilissimo. Allora, pure con te le live. Complimenti per i 1000 iscritti. Grazie, grazie, gentilissimo. Grazie a voi, veramente. A tutti, grazie, veramente, perché sono partito veramente con una manciata di iscritti, 5, 10 iscritti, ok? Quindi per me già arrivare a 1000 è un traguardo veramente enorme. Spero appunto che poi un po' alla volta si riesca, anche tramite le vostre collaborazioni, se volete, non ci sono problemi, o comunque chi vuole, insomma, può scrivermi volentieri e ci si fa una chiacchierata, ci si conosce. Questo è un grande modo anche per far sapere a tutti gli iscritti cosa si fa, insomma, oltre magari i video e altro, anche qualche altra cosa, insomma. Vediamo un attimino, allora chi c'è? Oh, c'è pure il romanaccio. Allora, Mattia, un saluto. Hai un Opel Corsa D vero? No, diciamo che le auto con cui faccio i video possono essere, in questo caso magari anche la mia, oppure anche auto di amici che gentilmente me le mettono a disposizione
e io faccio il video, diciamo, ecco. Vediamo. Io te lo consiglio vivamente di mostrarti in video, è tutta un'altra cosa vedere chi parla. Sì, hai ragione, però sai, essendo un canale piccolo, comunque alla fine non, secondo me, arrivavo fin lì, ecco, diciamo. Poi ho voluto aspettare, appunto, tra virgolette, la conferma di avere almeno questi 1000 iscritti per poter intanto iniziare a fare le live, come dicevo anche nei video precedenti. Appunto, secondo me, io ho voluto fare una cosa step by step, non ho voluto forzare le cose perché non mi sembrava corretto. Ho voluto aspettare, appunto, almeno di arrivare a questa soglia, ecco. E poi ci sono arrivato anche in un anno, anche velocemente, quindi veramente, veramente per me è stato incredibile, ecco, è incredibile. Vediamo un attimino, allora vado giù un attimo con i commenti, allora, eccoci qua, Gobbos Garage, oh Stefano, sì, sono pure io, ci sto pure io. Domenico, hai detto il nome? No, però chi mi segue sa ogni tanto, magari anche Salva Racing, oppure anche Savio, ha scritto il mio nome, quindi io mi presento e mi chiamo Michele, ok? Adesso Domenico sai il mio nome, mi chiamo Michele. All'inizio manco io mi mostravo per intero, poi ho preso coraggio. Sì, è vero, guarda, ti dico, anch'io ho avuto un po' di timore, non te lo nascondo, ad iniziare questa live perché avevo paura un attimino di fare magari qualche gaff, sicuramente le farò, sicuramente, però sai, un po' la prima emozione è di mostrarsi comunque al pubblico, ecco, questo sì. Però ormai tu, tu sei rodatissimo e guarda, ti seguo da molto, devo dire, e posso dirti con tutta sincerità, alcune volte, cioè, ho preso anche ispirazione, mi ha dato l'ispirazione, ma tutti voi mi date veramente l'ispirazione anche per poter fare qualcosa in più. Poi magari ci metto io del mio, ok? Però ovviamente l'erba del vicino, come si dice, è sempre la migliore e quindi, questo è il quanto. Vuoi o non vuoi, comunque un pochino ti fai sempre influenzare dai video che gli altri fanno. Almeno questo è quello che ho visto io. E ovviamente io cerco di rielaborarlo nella mia versione, diciamo, di metterci un po' del mio, ecco. Questo sì. Vediamo un attimino, allora, Gobbos Garage, io che ho cominciato subito a mostrarmi. C'è chi, dipende, dipende. Io ho voluto aspettare appunto per avere una ulteriore conferma, diciamo. Poi, ecco, una cosa vi chiedo, visto che appunto mi seguite, cosa ne pensate dei miei video? Cambiereste qualcosa? Sicuramente, ecco, io ho ricevuto poco tempo fa un messaggio da un iscritto, presumo da un iscritto, che mi diceva appunto che usavo sempre la stessa musica per quanto riguarda il sottofondo dei tutorial. Ecco, questo sì, c'è da dire che comunque ovviamente un po' alla volta cercherò di anche modificare questa cosa. Piano piano ovviamente si impara a montare, si impara. Se voi vedete il mio primo video, che è lo smontaggio delle bronzine di Biella, e vedete gli ultimi video, già vedete un cambio di qualità sicuramente nel video, ma anche nel modo di parlare ovviamente, perché comunque un po' piano piano, un po' alla volta si migliora e si spera sempre, io spero sempre di migliorarmi ovviamente. Ecco. The Man Garage, è normale prendere ispirazione, anche giusto, tutti lo fanno. Sì, sì. Nel bene e nel male sei influenzato.
perché quando comunque vedi che un'altra persona ha fatto uno step superiore al tuo, dici, cavoli, ha avuto una bella idea, provo, magari mi dà l'ispirazione per fare magari la stessa cosa, però in un modo, in una chiave diversa. Vediamo un attimino. Domenico, cosa devo dire io? Coraggio per mostrarmi, per non parlare del linguaggio e dell'accento. Beh, Domenico, guarda, infatti mi scrivevi, è vero, sui commenti del tuo accento e del linguaggio. Posso dirti sinceramente, guardami, chi vede i tutorial, almeno ti dico, nel mio caso, io vedo il tutorial, anche il tuo, ok? Sì, è vero, hai il tuo accento, ma è la tua caratteristica e va bene così. A me sinceramente non dà fastidio perché io guardo quello che tu fai e quello che tu fai è veramente fatto bene e questo è l'importante. Poi ovviamente ci saranno tante persone, l'ho visto anche io purtroppo nei commenti, che magari a cui non piace, magari, oppure lo vogliono fare in un altro modo e te lo scrivono. Magari c'è chi lo scrive in un modo rispettoso e invece chi te lo sbatte in fronte. Sinceramente per me non è un problema, io vado avanti lo stesso, non è un problema. Ovviamente chi me lo dice in un modo rispettoso, ovviamente avrà una risposta rispettosa, ovviamente. Però ti dico, Domenico, non ti preoccupare perché i tuoi tutorial sono perfetti, guarda, sono veramente fatti bene, questo te lo devo dire, veramente. Ma quelli di un po' di tutti, sono io quello che deve imparare, non di certo voi. Allora, vediamo un attimino. The Man Garage, ultimamente ho tolto la musica e nessuno si è lamentato. La mettevo solo per coprire il fruscio della vecchia fotocamera. Ma ti dirò, l'ho visto anch'io questo nei tuoi video e sì, sinceramente mi concentro più in quello che tu dici, è vero, su questo mi concentro un po' di più. Forse la musica, anche nel mio caso, nei miei video, forse fanno perdere un attimino la concentrazione, però magari messa leggermente di sottofondo dà come un contorno, insomma, ecco. Vediamo un attimo, The Man Garage, non possiamo andare a scuola di recitazione per fare i tutorial. Io no, sinceramente no. Lo faccio spontaneamente e spero che alla gente piaccia e se alla gente non piace se ne farà una ragione, ci sono tanti canali, non ci sono problemi. Io vado avanti così e sinceramente non mi pesa. Cerco, ecco, quello che cerco sì, è questo, di aiutare le persone, nel senso che se vedete anche nei commenti, ecco, cerco sempre di rispondere ai commenti, anche quelli più difficili, quelli che magari mi fa cercare anche informazioni, perché purtroppo io non so tutto e ovviamente c'è gente bravissima, c'è gente molto, molto brava, fra cui anche voi, ecco, e quindi anch'io un po' mi devo documentare e quindi mi chiedono veramente delle cose magari un po' particolari, molto specifiche, cui vado anche io in crisi, perché giustamente vado anch'io in crisi, ecco, però cerco ovviamente di poter, cerco di aiutare il più possibile, questo sì. E spero che appunto gli iscritti di questo ne facciano un valore aggiunto, perché secondo me è la cosa più importante. Ecco, l'unica cosa, quello forse Man Garage, puoi dirmelo tu che magari hai tanti iscritti, ecco, per gestire tutti questi messaggi, perché sinceramente posso dirti e dire anche a voi ovviamente che avete tantissimi iscritti, a me piacerebbe rispondere veramente a tutti gli iscritti,
vorrei veramente poterli aiutare, perché alla fine questo canale qua, questo, ma anche il vostro presumo, è fatto per questo, secondo me. Ditemi se sbaglio, ma, io almeno la penso così. Non ha senso fare un tutorial per guardarselo e dire: "Sì, l'ho fatto bene, è bello". Il tutorial è bello perché comunque dà il valore è dare un aiuto agli altri, secondo me. Aspetta perché mi dilungo magari poi troppo. Allora, vediamo un attimino solo. Okay, Domenico, grazie Michele. Grazie di cosa? Grazie di cosa? Grazie a te invece che ti sei iscritto, veramente. Mhmm, veramente vi devo ringraziare. Okay, vediamo se ho dimenticato. Savio l'ha lasciato probabilmente sarà impegnato Savio, ti ringrazio, l'ho sentito anche in privato, gentilissimo anche lui, ottimi video, sicuramente voi li andate a vedere, andateveli a vedere, se non siete ancora iscritti ovviamente, ma tutti voi, ecco, tutti quelli che vedete qui, The Homemade Man Garage, Domenico, Gabbos, Savio, e ce ne sono ancora altri. E Stefano e anche Stefano di Intanto in Thailandia. Se vi piace la Thailandia, volete scoprire qualcosina in merito, quello è il canale giusto dove avete le informazioni giornaliere di cosa sta succedendo in Thailandia, perché a me piace, vado anche per vacanza vado spesso e mi piace quella terra lì. Eh sì. Vediamo un attimino, The Man Garage, io rispondo al 90% dei messaggi, ci riesco ancora. Certo che col crescere degli iscritti aumenta anche il tempo da dedicare al canale. Sì, sì è vero. Guarda, ti dico, io adesso ne ho 1000, giusto? E veramente ci sono magari dei giorni dove magari mi scrivono in 3, 4 con magari argomenti o cose un po' particolari che anche io devo andare a ricercare e quindi magari la sera mi metto lì e magari rispondo. Però comunque veramente Stefano sei bravo a rispondere al 90% di iscritti, ne hai tantissimi, veramente sei bravo, non so come fai. Domenico, non conosco The Homemade Man Garage, dopo vado a vedere. Bravo Domenico, iscriviti, vedrai che video ha sfornato, veramente belli, veramente belli. Manca Salva Racing, non lo vedo, probabilmente non lo vedo. Salva Racing, se ci sei batti un colpo. Però per esempio Riccardo Musarella che ha 80.000 iscritti risponde sempre, è una questione di impostazioni secondo me. Ci sono canali che non rispondono mai e a volte ho tolto l'iscrizione. Purtroppo sì, però devo dire che sui canali a cui sono iscritto rispondono. Magari ci mettono anche un po' di tempo, ecco, alcuni sì. Son canali di vario genere, non solo di meccanica. Però alla fine magari dopo 2, 3 giorni, una settimana, magari rispondono, quello sì. Vediamo un atti lo seguo anch'io, il suo canale, tratta, di, hobbistica, almeno mi sembra, appunto, e ho visto è veramente un bel canale. Anche io lo guardo quando fa varie recensioni soprattutto del Parkside. Come potete vedere, avete visto, non so se avete visto, avevo acquistato il trapano a batteria della Parkside e anche l'altro, il trapano normale, diciamo. E devo dire che mi trovo bene per l'utilizzo che ne faccio, vanno benone. E vediamo un attimo, Gabbos Garage, Stefano, anche io, a molti iscritti che non rispondono,
Ho tolto le iscrizioni. Scusate perché vedo tutto in piccolo. Ad esempio, un noto motovlogger romano. Oddio, motovlogger romano, cos'è? Freccia Verde? Freccia Verde? Può essere Gabbos. No, io seguo Sinna Gagghiri, ecco sì, io seguo lui, anche lui è della zona sempre Veneto, e alle volte è divertente, sì. Rido, mi fa ridere. Ok. Se volete farmi qualche domanda, non so, a cui posso rispondere ovviamente magari non privata, ecco, magari in generale, se volete scrivermi, vi rispondo volentieri, non ci sono problemi. E forse non so se alcuni si sono collegati dopo, forse Gabbos, se avevo detto che eventualmente, visto che adesso ho le live attive, se si potrà fare qualche live volentieri, magari ci si organizza e si fa una chiacchierata tra noi, insomma. Vediamo un attimo. Allora, Gabbos, allora, no, Freccia è un pezzo di pane ed è molto alla mano. Sinna è troppo forte, soprattutto quando si impaccia nel parlare. Sì, ho visto anch'io, sì. No, ma guarda, ti dico, anche Freccia, anche io ho visto dei video, lo seguo e devo dire mi piace, sì. Anche lui, tutti i motovlogger hanno uno stile comunque particolare. Sinna ha uno stile tutto suo che spara tutto così, ha uno stile particolare tutto suo, che magari a qualcuno può anche non piacere perché magari è troppo veloce, però devo dire che poi dopo seguendolo ci fai l'orecchio e ti abitui, ti abitui. Che lavoro fai? Bene, io lavoro nel campo dell'automotive. Io lavoro nel campo dell'automotive, sì. Ho fatto il meccanico per parecchio tempo. Magari sembro giovane, però vado per i 40, vado per i 40, ok? E ho iniziato presto, a 14 anni. Ho iniziato presto a 14 anni, ovviamente si fa i soliti lavori, quindi sei, come si dice, ecco, The Home Made Garage, Man Garage saprà, si fa il boccia, si fa il boccia. E poi dopo si cresce, si impara qualche trucchetto, qualche cosa, si cerca di rubare con gli occhi. Ok, vediamo se ci sono altre domande. Strano che non si collega, The Homemade Man Garage, non si collega a Salva Racing. Mi sembra che sia anche tuo amico, se non sbaglio, che avete fatto il consorzio manutentori, giusto? Quindi strano che non si collega, peccato. Comunque, niente, questo è il quanto. Appunto, volevo, ecco, ritorno, lo ridico perché magari qualcuno magari non l'ha sentito bene, per appunto festeggiare questi miei primi 1000 iscritti, volevo appunto mettere nei prossimi 3 video, si troverà da qualche parte, questo codice e potete se siete i più veloci, ve lo accaparrate. Ecco. È una cifra simbolica perché sono 5 euro, quindi 5 per 3 video sono 15 euro, però lo voglio fare giusto per far vedere appunto che è un modo piccolo, ovviamente, per ringraziarvi tutti voi. Bene. Mi sa che è al lavoro. Ah, ok. E allora sicuramente dai, vedrà questa live. Vedrà questa live. Gli ho appena scritto un messaggio. Ah, ok, benissimo.
Bene, bene. Non sapete veramente, ragazzi, che piacere mi fa vedervi tutti qui. Veramente sono davvero contento, veramente. Anche riuscire a riunire anche ovviamente gli iscritti, ma anche vari canali che magari, tra uno e l'altro non si conoscono. È davvero favoloso, veramente mi fa davvero piacere. Allora, gli ho appena scritto un messaggio a Salva. Ah, okay, okay. Va bene. Magari si collegherà, dai. Bene. Un'altra cosa, scusami Gabbos, avevo visto che mi era arrivata la notifica, però tra una cosa e l'altra stavo preparando appunto per fare questa live, stavo anche ultimando il video che uscirà, come dicevo, sabato, presumo alle 9 di sera, perché ho visto che la gente il maggior afflusso è alle 9 di sera, quindi presumo lo caricherò appunto sabato alle 9. E appunto volevo dire che avevi fatto una live poche ore fa, se non mi sbaglio. Eventualmente me l'andrò a rivedere, dai. Non appena ti ribecco in live, mi intrufolo anche dentro il tuo canale e inizio a fare una chiacchierata anche con i tuoi iscritti e con te. Vediamo un attimino. Allora, scusatemi, devo guardare così perché sono un po' accecato, poi sono un po' stanchetto, diciamo. Oggi è stata una giornata un po' così. È un po' particolare, purtroppo, ma va bene, dai. Allora, Domenico, è stata una sorpresa. È stata una sorpresa cosa? Aspetta perché io sto facendo un po' di confusione. È stata una sorpresa cosa? Utente 07. Sei un grande, complimenti. Grazie, grazie veramente. Grazie anche che sei iscritto, veramente, grazie anche a te. The Home Man Garage, infatti andrò a vedere il canale di Domenico, non lo conoscevo, vai a vederlo, che fa dei lavori di carrozzeria, veramente come tira su le macchine lui, io non lo so, veramente. Guarda Domenico, se io venissi da vicino avrei un po' di botte di qua e di lì, magari vengo a farmi un giro, mi dai qualche bottarella un po' così, me la sistemi veramente, guarda. Vattelo a vedere, fa dei bei lavori, veramente ci mette passione e si vede nei video, veramente. Gobbos Garage, sì, era una live per aspetta perché non si vede in piccolo, sul mio canale. No, ho visto Gabbos che ti sei preso appunto con la promozione, adesso avevo seguito un pochino, la GoPro se non sbaglio, correggimi se sbaglio. Presumo anche che vada bene, avevi fatto anche qualche live con la GoPro se non sbaglio. Allora aspetta, Domenico, vediamo un attimo, aspetta che riprendo. È stata una sorpresa vederti. Ah, ok. Beh, insomma, forse non te l'aspettavi, sì. In effetti, quando mi hai detto, ecco, mi avevi detto devi metterci la faccia, io ho detto, la metterò, a tempo debito la metterò. E adesso è arrivato il momento e quindi ci siamo. Vediamo un attimino. Allora, Domenico Gabbos, sì, era per una Q&A. The Homemade Man Garage, Salva mi ha risposto, turno di notte. Ah, peccato, dai, vabbè, ma comunque questa è la prima, quindi ragazzi si spera di riuscire a farne tante altre, anche con voi, ma anche con qualche iscritto, se vuole, non ci sono problemi. Mi lascia un messaggio, volentieri, e ci si fa una chiacchierata, ma anche volendo, per dirti adesso con StreamYard, penso che si possa anche mettere più di una persona, quindi si può fare anche una bella chiacchierata un po'. Poi dopo non so, magari forse in tante persone viene fuori un po' una confusione. Questo non lo so e non lo so neanche se è mai stato fatto. Però sarebbe
una bella cosa, ecco, magari riuscendo avendo i tempi giusti di risposta, sarebbe un bel confronto, ecco, quello sì. Vediamo un attimino. Ok. Bene. Non ci sono altre domande, vediamo, aspetto un attimino se ci sono altre domande, perché non voglio lasciare tanti tempi morti, ecco. Se no il video poi mi si allunga. Siamo già arrivati a 35 minuti. Ah sì, una cosa, ecco, per chi magari mi diceva che si attiva la monetizzazione, questo e quell'altro. Vi dirò, attivarla o meno, sinceramente posso dire, per quanto mi riguarda, mi cambia fino a un certo punto, perché comunque con YouTube non si fa un guadagno, a meno che non sei uno YouTuber da 1 milione di follower, non è di certo la pubblicità, diciamo, di YouTube che mi cambia la vita. Ovviamente, se potrò sfruttarla, ovviamente magari cercherò di metterla in un modo. Adesso io non so come funziona bene, perché appunto, adesso ci arrivo, non ho superato ancora le 4.000 ore di visualizzazione. Siamo sui, è piccolo il mio canale, siamo sulle, mi sembra, 2008, se non sbaglio, 2800, e servono 4.000 ore di visualizzazione per appunto attivare 1000 iscritti e 4.000 ore di visualizzazione per attivare la monetizzazione. Detto questo, quando avrò la possibilità, magari ovviamente la sfrutterò nei limiti, ovviamente, senza, se si può fare magari una cosa un po' soft, che non sia una cosa pesante, perché non lo vedo giusto per magari chi vuole seguire un tutorial, si ritrova magari la pubblicità in mezzo. Sinceramente, o magari cercherò di metterla all'inizio o magari alla fine, ma adesso non lo so se in automatico YouTube te la mette in mezzo tra una parte e l'altra, o magari potrò utilizzarla quando magari faccio uno stacco da una parte ad un'altra, ecco. Questo magari potrò utilizzarlo. Sarà lì da vedere, capire un attimo anche come funziona, perché non ne ho idea. Mano a mano appunto che mi si abiliteranno queste funzioni di YouTube, andrò a scoprirle appunto. Vediamo se Gabbos, sai cos'è una Q&A? Gabbo, dimmelo tu, sinceramente dimmelo tu. Qui e adesso. Ah, ok, scusami, Man Garage, scusami, qui e adesso. Per i video inferiori a 8 minuti la monetizzazione nel mezzo del video non la mettono. Ah, ok. E quindi allora per la maggior parte dei miei video non ci sarà. No, magari adesso devo capire un attimino come impostare anche i tempi del video, perché magari ci sono alcuni video molto veloci, dove magari durano 3 minuti, 4 minuti, così. Ed altri magari dove durano 12, 13, 10, e lì sarà da vedere. Anche quello, ovviamente, piano piano imparerò a montare anche in un modo un po' più decente, cercherò di montarli un po' meglio e magari inserire anche qualche mio parere, perché ho visto che, scusate, perché ho visto appunto che facendo dei video abbastanza corti e molto concentrati, sì, il mio parere magari lo posso mettere, però è molto, molto sintetico. Ecco, magari aggiungerò ancora delle mie impressioni, magari nei prodotti che proverò o in altre cose. Ecco. Allora, vediamo un attimino. Allora, pensavo quadri e arte. Sì, come questo qui dietro, ecco. Io, ecco, una cosa, mi dispiace, scusatemi se dietro è un po' così, però volevo
non ho una stanza da dedicare appunto per questo, ma mi sarebbe piaciuto veramente dedicare una stanza, magari in futuro, magari lo farò, dedicare una stanza per le live e per magari fare qualcosa, insomma. Allora, vediamo sotto. Il Bonna DIY. Ah, ciao, ciao il Bonna. Anche te seguo, sempre del gruppo Manutentori Consorzio. Ti saluto, veramente, grazie. Grazie anche a te per sostenermi, veramente grazie. Ottimi anche i tuoi video, ottimi. Se non lo conoscete, andatevi a vedere i video, mi raccomando, che tutte queste persone qui fanno dei video eccezionali, video eccezionali. Eccolo, sì, sì, eccolo qui. Allora, Gabbos, io una volta avevo lo stesso problema tuo. Aspetta perché mi passano i messaggi. Non volevo attivare la monetizzazione perché avevo le stesse preoccupazioni. Non volevo che la gente, per vedere un tutorial, venisse bombardata dalla pubblicità, di pubblicità. In effetti è vero, cioè, ti dico anche cioè, anche io se devo guardare eventualmente anche un tutorial, vedermi che mi si blocca a metà e inizia la pubblicità, sinceramente un po' mi dà fastidio. Sì, skippo un po', cioè la lascio correre e poi ovviamente vado avanti, perché magari sono concentrato, voglio vederla, voglio vedere cosa viene fatto fino alla fine. E quello, per quello dico, Gabbos, se potrò, adesso vediamo in qualche maniera, oppure magari di metterlo in alcune cose, in alcuni punti dove magari l'attenzione è un po' calante, quindi anche se tu la metti, gli passa quei 5 secondi, dopo uno skippa e va avanti. Però se potessi scegliere, ecco, preferirei o all'inizio o alla fine. Allora, The Homemade Man Garage, Michele insulta il Bonna in diretta da parte mia. No, non posso farlo. Non posso farlo perché è grande e grosso e dopo viene qui e mi tira su così. No, 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 no. Vediamo un attimino. Allora, Domenico, anch'io non volevo monetizzare perché pensavo che si sarebbero scocciati gli iscritti e invece da allora il canale ha cominciato a raddoppiare le visualizzazioni. Bene, bene, veramente, veramente bene. È tutto da sperimentare, almeno nel mio caso, su YouTube, poi anche con questi algoritmi, per dire, vi faccio un esempio, chi appunto mi segue ha visto che sono 4 settimane che io non carico nulla. E malgrado questo, e vedo gli iscritti cominciano a salire lo stesso. Probabilmente perché comunque i video che ho fatto fino adesso sono carini, dai, funzionano. Però appunto io credo che YouTube ragioni in un modo tutto suo, quindi magari manda un picco dopo un certo tot di tempo e magari poi toglie visualizzazioni in un altro. Sinceramente non lo so come funziona YouTube. Io so solo che voglio solo pubblicare quando posso e cercare di portare video nel canale di qualità, cerco nelle mie possibilità ovviamente di qualità per quello che posso. Vediamo un attimino. Allora, torniamo qui. Allora, Gabbos Garage, poi Stefano HATHM Garage mi ha fatto capire che ci spendo tempo e fatica e sacrifici, perciò la monetizzazione, per quanto poca roba è sempre un giusto compenso. Certo, certo. Ovviamente è sempre una piccola parte, però tutto serve. Ovviamente anche la sponsorizzazione di Amazon, per dire, anch'io mi sono affiliato ad Amazon, ovviamente, io metto i miei link, se la gente acquista usando i miei link mi dà qualcosa.
Ovviamente è una cosa piccolissima, però tutto aiuta, è vero, hai ragione Gabos, tutto aiuta. Magari a fine anno ci viene fuori qualcosa, magari un prodotto, un qualcosa da poterci fare un video. A proposito Gabos, con Veneto Auto Extreme come ti è caduta la boccettina, no? Per piacere, no? E sto anche preparando, sì, anche, infatti il prossimo, vedrete, adesso metterò la preview, quindi voi magari andateci a cliccare e sapete che poi, adesso avevo detto alle 9, inizierà il video, quindi se ci cliccate poi vi verrà fuori la notifica e io lo vedrò alle 9 insieme a voi commentandolo. Ecco, una cosa che vi voglio chiedere a tutti, quelli che vedono il video, voglio chiedere appunto che chi si riesce ad aggiudicarsi questo buono me lo scriva sotto nei commenti, che così almeno ho piacere di sapere chi è il fortunato, ovviamente, perché è stato fatto un po' tutto così, il meccanismo l'ho scelto un po' al volo, diciamo, non è stato più di tanto pensato. Quindi diciamo che si va sulla fiducia. Io poi ovviamente una volta che chiamerò magari anche Amazon e chiedo se il buono è stato usato, una volta che è stato usato io pubblicherò la mia schermata del cellulare dove ci sarà lo stesso codice che troverete comunque all'interno del video per farvi vedere che comunque è una cosa vera, che non lo faccio così per finta, ok? Allora, vediamo un attimino, ritorniamo qui. Allora, poi Stefano, ok, allora, The Homemade Man Garage, ogni video deve durare quanto serve, non puoi fare tutorial in 3 minuti. Guarda, ti dico, sì, hai ragione, però ci sono magari certe cose, magari veloci, non dico 3 minuti, ecco, di orologio, proprio 3 minuti iniziati, però mi è capitato e qui poi ci lavorerò comunque perché è tutta esperienza, un po' alla volta, montando i video. Mi è capitato anche di fare, per esempio, anche una semplice sostituzione batteria chiave, di non metterci tanto, cioè una volta che metto le fasi più salienti, sì, caricare il video e farlo in 4 minuti. Però se ovviamente ci sono cose un po' più particolari, esempio, il mio primo video dove avevo fatto la sostituzione delle bronzine di Biella, lì era un bel video da dedicarci anche non dico una mezz'oretta, però insomma lì c'è stato un bel lavoro, anche quando voi non l'avete visto, avete visto solo la pretesta smontata, però io ho tirato via, vi spiegherò poi eventualmente magari su un video che lavori ho fatto sulla Y, il 1400 16 valvole, che lavori sono stati fatti lì perché purtroppo quella macchina lì era piena di morchie, chi l'ha avuta prima non cambiava mai l'olio e si è formata una marea di morchie dentro, ho dovuto aprirla come una cozza praticamente e c'è ancora da fare, ce ne sono ancora da fare, però lì avevo appunto smontato la pretesta e tirando giù le distribuzione tutto e lì avevo preso dei video che avevo caricato ancora per dire mesi e mesi fa, avevo fatto questo video dove si vede della pulizia delle valvole e ho detto lo carico, magari può servire a qualcuno. Ovviamente mi sarebbe piaciuto fare tutto il video della distribuzione come anche hai fatto anche tu, The Homemade Man Garage, anche tu hai fatto il famoso video della distribuzione e mi sarebbe piaciuto farne anche uno anch'io e anche far vedere come appunto far venire via la pretesta. Io addirittura mi sono preso delle L in cartoncino grosso perché avevo visto che c'era un attrezzo specifico e io tra l'altro ci ho scritto a penna il numero del codice dell'attrezzo su questo cartoncino, magari un giorno ve lo farò vedere, che serve praticamente per trattenere, una volta prima di tirare sulla pretesta, lo si mette all'interno e questo qua fa sì che tutte le punterie
non cadano, e quindi vengono via tutte e poi si rigira in questo modo qua e vanno verso l'interno, quindi non cadono in giro dappertutto, ecco, anche sporcando eccetera, insomma. E mi ero fatto appunto questo piccolo, diciamo, queste con dei cartoncini duri a L, l'avevo sagomato nello stesso modo, mi son guardato le foto su internet di come era fatto e ho preso le misure della pretesta, me lo sono ricostruito e l'ho rifatto. E dovrei averlo in garage, magari un giorno farò vedere. Vediamo un attimino. Allora, dove siamo rimasti? Allora, okay, il Bonna, che ride, il Bonna ride. Allora, The Homemade Man Garage, Domenico, Gabbo e Michele monetizzate. YouTube promuove i video monetizzati. Va bene. E allora, non appena aiutatemi ragazzi, magari lo dico anche a voi, nei vostri canali magari ogni tanto magari, dite: "Guardate che c'è un piccolo canale, si chiama La Meccanica, andate a vederlo, molto interessante". No, questo mi aiuterebbe per arrivare ai 4000 ore di visualizzazioni, e così da lì posso provare ad attivarli. Siamo, non dico a metà, un po' più di metà strada, quindi ce ne sarà ancora di tempo. Spero che magari da questo video fatto si riesca ad andare avanti e averne ancora di più. Siamo arrivati quasi a 1 ora, ridendo e scherzando, siamo arrivati sui 50 minuti, mamma mia. Alla faccia dei video dei 3 minuti. Allora, vediamo un attimino. Allora, il Bonna: sono d'accordo con Stefano. I tutorial devono durare quanto serve. Si deve capire come si fa. Hai ragione, ovviamente hai ragione. Forse io tendo sempre a, comprimere troppo, perché sono troppo, voglio far tutto veloce. Invece magari alle volte, come dite voi, deve durare il tempo che serve, cercare di essere un po' più, anche far vedere le cose con più calma. È vero, devo prendere spunto da voi, è vero, su questa cosa sì. Allora, vediamo un attimino. Allora, Gabbos, Q&A significa question and answer, ovvero domande e risposte. Okay. Okay, grazie per avermelo detto. Farò tesoro. Allora, The Homemade Man Garage, Gabbo, okay, abbiamo capito che sai l'inglese. Okay. Sì, io inglese, qualcosa mastico, ovviamente, andando magari ogni tanto in Thailandia, il thailandese non lo so, so qualche parolina, ma, l'inglese diciamo che riesco a farmi capire, ecco, e capisco a grandi linee anche cosa mi viene detto, quindi bene o male mi barca meno, ecco, diciamo. Okay. Gabbos, sì, devo ricomprarlo. Okay, okay, va bene dai. Facci un video, merita. Io non so se hai visto, sicuramente avrai visto il mio video che ho fatto, e devo dirti, anche io all'inizio, non avevo molto, cioè mi sembrava strano, ho detto: "Cavoli, un rigenera plastiche che dura così tanto". Anche The Homemade Man Garage, ho visto anche il tuo video, molto interessante veramente. E da lì mi ha fatto, mi ha illuminato, devo dire, grazie, mi ha illuminato. Infatti ho detto: "Guarda, funziona cavoli, lo voglio provare anch'io". Infatti sul video ho messo, ho detto: "Lo voglio provare", perché ero proprio curioso di vedere come si comporta, e devo dire che funziona. Funziona, è veramente un prodottino semplice e veloce che se messo correttamente fa il suo effetto e dura. Eh sì. A differenza del solito Lucida Cruscotti, che tu lo passi, sta 2 o 3 giorni, poi arrivederci. Però ecco, quello lo si deve mettere con accortezza. Infatti, sicuramente, The Homemade Man Garage lo sa, perché ne ha fatti di video, ha fatto i paraurti della 600, ha fatto l'appunto. Anzi, scusami,
che da una parte ti l'ho fatto un pezzo anch'io su un appunto, avevo l'appunto e ho detto lo faccio, lo so, mi maledirà, scusami, ma avevo quella e quindi l'ho fatto su quella, scusami. Però se messo bene e lasciato asciugare e messo nel modo giusto, quindi passandolo, poi aspettando un pochino, poi si ripassa con il panno e devo dire che comunque, cioè, è il giorno e la notte. Tra una plastica sbiadita e passata con quello, ritorna veramente veramente nuova, anche sulla Smart che gli avevo fatto il baffo davanti. Magari in video, si vede fino a lì, però devo dire che, cioè, è ritornato nuovo, è ritornato nuovo. Vediamo un attimino, allora, sì, hai avuto un po' di sfortuna, cacchio. Eh sì. Ma se proprio, cioè, ti è caduto e si è frantumato in 1000 pezzi. Mamma mia, che sfortuna. Ehm, allora, tra l'altro a proposito di Veneto Extreme, io sono andato a vedere, perché essendo in zona, sono andato a visitare un attimino il posto e devo dire che, veramente è una realtà che veramente sta spingendo, sta andando, sta proponendo video, si sta facendo conoscere e ci sono dei prodotti ottimi. Tra l'altro il prossimo video, quello che uscirà sabato, sarà dedicato al mini kit, di lucidatura, quello che viene dato con la boccetta da 100 ml del prodotto, By Revolution, e poi c'è ehm, come si dice? Scusatemi, è una certa ora, sono cotto. C'è la spugnetta che va praticamente va utilizzato con questa spugnetta. Devo dire che l'ho provato su strisciate, magari anche qualche righetta, okay, passato bene, poi ovviamente più profondo è, più bisogna un po' insistere, cercando di in tutti i lati, diciamo, cercando di premere abbastanza, e devo dire che anche strisciate magari, sui paraurti, andate a vedere il video, e vengono via. Io l'ho fatte su vetture anche bianche, quindi, cioè, ho cercato anche vetture bianche perché così volevo vedere anche un po', fare un po' il contrasto, perché magari sul nero o su altri colori magari si vedeva di meno. E anche, ecco, un'altra cosa, anche quello. Poi, mamma mia, devo salutare anche, se vedrà il video, Flavio Tuttofare, che veramente anche lui, andatevelo a vedere, veramente fa dei video da doc. Sì, cosa devo dire? Ah sì, questo prodotto che appunto si vedrà sabato nel video che farò, è ottimo anche per togliere tutte quelle unghiate sulle maniglie delle porte, magari odiose, che sono là, che restano là da tempo. E fatalità, ecco, una cosa, quando sono andato a concentrarmi, esempio, anche sulle maniglie, e guardavo le maniglie delle macchine in giro e vedevo che tutte erano piene di strisce. E uno magari non ci fa neanche caso all'inizio, però, facendo questi tutorial poi vedi, dici: "Cavoli, guarda qua, guarda qui, guarda qui, guarda qui". E ce ne sono un sacco, una marea di macchine che hanno queste rigature, ehm, e magari le lasciano lì e sono anche un po' bruttine da vedere, diventano nere poi. Se uno magari ci tiene un po' anche la sua macchina, è giusto che magari gli dia una bella passatina ogni tanto. Mi dilungo troppo, scusate. Allora, vediamo un attimino. Allora, Gabbos, okay. Ste, a mia discolpa, me l'ha chiesto lui, cosa significa. Ah, okay. Va bene Gabbos. Domenico, hai il profilo su Facebook? Sì. Ho fatto un piccolo video dedicato per quanto riguarda Facebook ed Instagram, ossia Facebook e Instagram, dove magari ogni tanto carico qualche foto, qualche cosa che magari, qualcosa che mi sembra carino, lo carico. Il Bonna,
Mi sa che ora che faccio un nuovo video hai già la monetizzazione da un bel pezzo. Grazie. No, ma tu devi continuare, devi continuare. Sfornaci un altro video, sfornaci un altro video. Bonna, ti stiamo aspettando, cavoli. Allora, Domenico, The Homemade Man Garage, io monetizzo da 1 anno. Bravo, bravo Domenico. Ma se con questo discorso della monetizzazione si spera anche che aumentano gli iscritti, a questo punto sì, quando potrò ovviamente lo vorrò fare, perché ovviamente più iscritti ho, ovviamente più sarò contento io, ma anche più persone andrò a aiutare e più persone andranno a vedere i miei video e magari li potrò aiutare, ecco. Poi The Home Made Man Garage, allora, prima intendevo che ho visto un tutorial sui freni di 5 minuti. Le cose vanno spiegate, specie se sono importanti. Certo, certo, soprattutto mi rifaccio a te, sui freni non si scherza, vero? Con i freni non si scherza. O una cosa del genere adesso ok. Mi è rimasta ancora in testa la tua felpa, andatela a vedere il video, della felpa, cos'era? No MILF, yes MILF, una cosa del genere. Grandissimo. Poi allora, vediamo un attimino. The Home Made Man Garage, scommetto che di thailandese sai tutte le parole riguardanti il sesso. No, no, perché è difficile. È una lingua complessa, veramente complessa e ha talmente tante tonalità che una parola identica, detta in una tonalità o in altra, ha un significato completamente diverso. Quindi alla fine io ne so qualcosa, però qualche parola, come stai, questo, queste cose qui, insomma, cose semplici, o mangiare, bere, queste cose qua. Cose semplici dove ho imparato quell'accento è e quello è. Ma la lingua thailandese è davvero, veramente davvero complessa, non è facile, non è facile. Poi vediamo un attimino, allora Domenico, monetizzo da 1 anno, ok. Sotto, allora, The Home Made Man Garage. Hai nominato Flavio, è uno di quelli che non mi ha mai risposto. Strano però, strano perché ti dirò, io ho scritto anche sotto i suoi video, dove appunto ha fatto dei video che reputavo carini, molto carini, e sempre per dirti il cuoricino oppure magari no, mi sembra che abbia anche risposto, se non sbaglio. Magari a qualche, non tutti, perché magari io avevo scritto anche in vari video, perché poi sai com'è, The Home Made Man Garage, ti ricordi quando tempo fa, mesi e mesi fa, mi scrivesti, io ero andato a vedere alcuni tuoi video all'inizio, per appunto riuscire a capire, comprendere un attimino come anche poter iniziare, capisci? Mi sono intrippato adesso. Sì, cosa stavo dicendo? Sì, e che comunque Flavio dovrebbe avermi risposto in qualche messaggio, sì. Sì, non dico di no. Vediamo se c'è qualcun altro che risponde. Salva sta ancora lavorando, mi sa. E anche, non vedo Savio. Savio, se ci sei batti un colpo. Anche Savio ragazzi, sicuramente, dovete conoscerlo Savio, perché fa dei video molto belli, devo dire, e anche montati bene, cioè si vede che ci mette anche del suo, veramente veramente bravo, veramente bravo, andatevelo a vedere. Se non lo conoscete, andatevi a vedervi Savio Cooper, mi raccomando. Allora, il Bonna sì, è lavoro salva.
Salvo, sì, scusa, salva, se è lavoro magari prova ad aprire il telefono un attimo. Allora, che programmi ecco, bravo, bravo, mi stai facendo delle domande interessanti, così anch'io, prendo spunto anche da voi e vi chiedo anche. Allora, vediamo un attimino. Gabbos, che programmi usi per streamare? Bella domanda questa. Questo stream qui lo sto facendo con l'applicazione di YouTube, quindi YouTube puro. Mi piacerebbe provare StreamYard, dovrò capire un attimino il suo funzionamento. L'avevo provato in un'occasione quando avevo fatto, appunto, se volete andare a vedere i video di Intanto in Thailandia, andatevelo a vedere, di Stefano, mio carissimo amico. Avevo provato, lui aveva usato questo programma e siamo riusciti a fare uno stream. E da lì ho detto, vabbè, proverò anch'io a utilizzarlo. Adesso mi metterò un attimino alla ricerca all'opera per capire come fare per impostarlo e quant'altro, insomma. Vediamo un attimino. Gabbos, Bonna. Gabbos Garage, mica ti avevo visto. Eh sì, c'è anche Bonna. Sì, Gabbos, guarda i messaggi. Allora, il Bonna, Streamlabs Ops. Proverò a questo punto, mi farò una ricerca su YouTube per vedere quello che sarà magari migliore, diciamo, quello con cui potrò utilizzarlo in modo migliore, magari anche con voi, ecco. E questo insomma è quanto. Vediamo se ci sono altre domande. Se avete altro scrivete pure, non ci sono problemi. Tra un po', adesso è passata già un'oretta che siamo qui assieme. Tra l'altro degli altri miei iscritti non scrive nessuno. Ho 1000 iscritti, altri iscritti, voglio vedere altri iscritti. No, scherzo, magari lo vedranno magari domani o più avanti. No, spero più che altro che lo vedranno per quanto riguarda appunto questo piccolo, tra virgolette, premio del buono Amazon, ecco. Così almeno possono partecipare anche loro. Magari tanti che non vedranno questa diretta, magari se lo perderanno, ecco. Allora, vediamo un attimino. Il Bon, io lo uso su Twitch, ma lo puoi usare anche per YouTube. Ah, ok. Ecco, un'altra cosa. Twitch. Non lo dico che siamo su YouTube, mi raccomando. Magari a parte me lo monetizzano, ma tanto non ho niente, quindi non ho problemi, e anche se fosse non importa. Anche lì, in quella piattaforma lì, devo un attimino capire perché sinceramente non l'ho mai usata, non ci sono mai entrato, devo dire la verità, su questo punto sono completamente all'oscuro e devo provare anche a entrare lì e vedere un attimino anche lì come funziona. Sì, devo vedere anche lì come funziona questo. Allora, vediamo un attimino. Ah, ok, c'è sempre sotto il bon. Ok. Vediamo un attimino. Ok. Ragazzi, se volete, io direi che per questa live può anche bastare così. Se avete, ditemi se avete un'altra domanda, se avete qualcos'altro da dirmi. Vi farei compagnia tutta la sera, sinceramente, un'altra oretta tranquilli. Ma la cosa bella, ecco, quello sì, mi piacerebbe, e magari ci metteremo anche ore a parlare, facendo le live assieme. E magari il bello della live è, che ho visto comunque anche facendola sul canale di Intanto in Thailandia, è quella di riuscire comunque ad avere più, perché facendo una live da solo, sì, sto parlando io, vedo i vostri commenti, è ok, però avere un riscontro diretto con la persona dell'altro canale che mette la sua idea, mette la sua esperienza, cioè ci mette del suo, è veramente
tanto, è veramente un surplus da dare non solo ai canali per avere magari più persone iscritti, e questo ci può stare, ma anche per dare veramente anche agli iscritti, far capire comunque che ci siamo per loro, giusto? Perché sono loro importanti. Cioè, alla fine lo facciamo per loro, cioè, tutto questo sì, viene premiato, è vero, è bello vedere i 1000 iscritti, è bello vederne 10.000, 50.000, okay, però, come vedevo c'era anche un altro video su smettere di lavorare, mi sembra era uscito settimana scorsa, dove parlava di iscritti che non erano importanti, che fino a quando sei basso con gli iscritti tutto va bene, cerchi di curarli. Più alto un canale è e più sei un numerino. Dipende, cioè ovviamente su 1.000.000 di iscritti sì, è vero, sei un microbo, lì poi non so, si innescano certi meccanismi che probabilmente neanche il creatore di contenuti stesso sa che viene scritto quel messaggio, probabilmente, perché magari viene gestito da un'altra persona, probabilmente. Io spero, mi auguro, sicuramente con i numeri che sto facendo adesso, ma anche quelli in futuro, vorrò rispondere, ma anche ai commenti negativi, rispondendo con un commento sensato. Ecco, quello sì. Poi ovviamente se vedrò insulti o cose del genere, quelli li tolgo via subito, perché non mi piace avere un canale dove si vedono insulti, si può dire tutto. Io sul mio canale, ecco, quello che voglio dire è questo, anche ai miei iscritti: potete scrivermi tutto quello che volete, l'importante è che sia rispettoso di tutti, soprattutto in primis di me, del canale, che comunque dove io ti ospito, dove tu scrivi, ma anche rispetto anche agli altri che leggono. Ecco, questo sì, io voglio tenere un canale pulito, perché iniziare a vedere cose strane, lì comunque inizio a eliminare. Non mi interessa di perdere iscritti, non mi interessa. Non è il mio scopo quello di prendermi un iscritto in più che mi insulta. Via subito. Mi dici eventualmente: ho fatto qualcosa che non va bene secondo te, oppure lo faresti meglio di me, oppure lo faresti in un altro modo, me lo dici in un modo garbato, e io ti ascolto, e che ne so, magari anche può essere che anche io sbaglio, e magari me lo fai notare e mi dici: guarda Michele, si fa in quella maniera lì. Okay, ti dico: "Oh, grazie, il prossimo, se succederà una prossima volta, il prossimo video, anzi ti dirò: questo iscritto qui mi ha consigliato di fare così", e effettivamente è vero. Questo ci tengo a dirlo sul mio canale, perché voglio un canale pulito. Vediamo un attimino, allora io lo uso su Twitch, okay, The Homemade Man Garage. Raga, è stato un piacere, devo andare, un abbraccio. Grazie mille, spero che ci sentiamo al più presto, volentieri, non ci sono problemi. Quando vuoi, magari se avrai piacere di collaborare, io sono qua, mi bussi, mi dici: "Michele, la meccanica, vuoi che ci facciamo 2 chiacchiere?" Perfetto, per me va benissimo. Un salutone e buona serata a te. Vediamo un attimino, allora, anche Domenico, notte anche a te. Adesso anch'io chiudo. Oddio, la lavastoviglie ha finito. Ma anche io adesso fra poco finirò, Adesso finisco, saluto un po' e poi chiudo, così vi lascio tranquille le vostre cose. Allora, vediamo un attimo. Domenico, sì, ti saluto e vai tranquillo che io ti seguo. Non ti preoccupare, l'accento va benissimo. Vedrai, poi ti segue adesso anche The Homemade Man Garage, quindi hai un iscritto in più. E che iscritto. Poi vediamo un attimino, allora, vediamo un attimino, Gabbo, scusa, mamma mia, Gabbos Garage: Michele, a breve metto il programma che mi hai linkato. Facciamo un podcast in live, che ho anche un altro canale da pubblicizzare. Guarda, per me va benissimo, l'unica cosa è trovare appunto i tempi e gli orari, ecco. Questo sì, ti dirò, ma volentieri, guarda, io sono disponibile, volentieri, mi dici
e si fa, insomma, mi contatti in privato e si fa. Allora, Gabbos Garage, ciao Ste, ci vediamo. Savio, eccoti qua. Savio. Oh, finalmente. Hai visto? Ti ho anche scritto in privato, hai visto? Dai. Allora, e anche con te, dai, facciamo una bella live, qualcosa, vediamo di creare qualche contenuto per i tuoi iscritti e per i miei iscritti, dai, da portare, insomma, che così si guardano anche loro, insomma. Allora, Savio, eccomi, sono appena tornato da lavoro, ecco, come mi dicevi prima, e mi sono riconnesso subito. Non potevo perdermi la tua prima live, Michele. È vero, ma come ti dicevo nel messaggio che ti giravo prima, ti ho detto, ero un po' perplesso se far partire la live così, perché avevo paura di rimanere bloccato, ok? E non andare avanti, non saper più cosa dire, perché essendo la prima live, sai com'è, magari mi ingarbuglio cose e poi magari rischio di fare una figuraccia, magari sicuramente avrò fatto un po' di figuracce lungo questa ora e un quarto, ormai siamo arrivati a un'ora e un quarto, mamma mia. E allora aspetta, sono appena tornato, ok, non potevo perdermi la prima live, sì, dai. Ci sai anche te, vedi? E grazie anche a te per sostenermi, veramente, grazie anche a te. Il Bonna. Allora, io ignoro solo quando fanno una domanda che ti fa capire che il video non l'hanno guardato. Beh, guarda, sì, cioè se il video non l'hanno guardato significa che hanno commentato per cosa? Cioè, sì, in effetti hai ragione. Sì, hanno commentato per lasciare una loro traccia, che anche quello sinceramente va bene, cioè se vuoi lasciare una traccia sul canale, anche sul mio canale, scrivere ciao Michele, come stai? Fallo, cioè, per me non è un problema, l'importante, come ripetevo prima, è essere rispettosi, tutto lì. Poi ovviamente magari uno lo vede in velocità, perché anche a me è successo, non lo nego, poi penso che succeda anche a voi, e magari qualche video sei in velocità, stai facendo qualcos'altro, tu lo lanci perché dici, oh, c'è il video nuovo di quello, aspetta, lo lancio, magari ho le cuffiette, me lo ascolto e poi magari me lo vado a rivedere dopo, oppure magari lo guardo a metà e dopo richiudo, magari commento e dopo mi riguardo l'altro pezzo che mi manca. Io faccio anche così. Alle volte può capitare che magari mi guardo tipo quel pezzettino, magari lascio il commento per quel pezzettino che ho visto e poi me lo vado a rivedere completamente tutto. Capita perché ovviamente, scusate, ovviamente non si può stare 24 ore così, perché sennò uno scoppia. Ovviamente poi c'è anche il canale, quindi ci sono tante cose da seguire e voi lo sapete. Allora, il Bon, su quello hai ragione. Io ho tolto aspetta, scusami perché è tardi, la sera è tardi, come vedete gli occhi si stanno chiudendo. Allora, su quello hai ragione. Io ho tolto e rigirato il video del cambio olio sul cambio olio del cambio, perché mi hanno fatto notare che avevo sbagliato. Bravo. Bravo, ma ti dirò, guarda, mi succede, soprattutto anche all'inizio, mi succedeva di non accorgermi, montare un video, metterci anche 2 giorni, ti dico per un video che dura 5 minuti, ok? 5, 8 minuti, metterci 2 giorni, 3 giorni. Io ho le mie, dopo poi ho le mie cose, quindi ci metto di più. Però sì, collega l'audio, metti questo, metti l'altro, far combaciare tutto, ci metto parecchio tempo, non lo nascondo, ci metto parecchio tempo. E sì, mi è capitato prima di guarda, fatalità, bravo Bonna, bravo. Sai cosa mi è successo? Sull'ultimo video che andrete a vedere, questo qui che uscirà, fatalità, guarda, mi hai fatto pensare, sull'ultimo video che uscirà sabato alle 9, ho fatto un'ultima modifica. Questa sera, prima di fare la live, ho fatto un'ultima modifica, avevo ricaricato tutto, adesso ricaricherò bene tutto con tutte le descrizioni
però ho fatto una modifica fatta 2 ore fa, perché avevo visto delle cose che non mi piacevano, ho cambiato anche veicolo e con un altro un'altra parte da trattare che volevo fare, e quindi ho tolto una parte e ho messo quell'altra che mi sembrava un po' meglio. E quindi ho rifatto tutto e ci ho perso ovviamente del tempo, ecco. Però il video era pronto. Poi vediamo, Savio, eccoti qui Savio. Allora, invece sei molto bravo e fluido nei discorsi. Vedo che non sei per niente imbarazzato o emozionato. Guarda, sarà che ormai è 1 ora e 20 che parlo, okay, però all'inizio credimi che ero emozionato a cliccare per la prima volta live, credimi. Ero emozionatissimo perché avevo paura di incespicarmi, ecco. Però sappi che comunque anche quando tu vedi i miei video, ehm lì, provo e riprovo parecchio, credimi. Cioè, prima di imbroccare le parole giuste, cercare di farlo coerente, di fare un video coerente, soprattutto anche all'inizio era molto difficile. Adesso magari mi è più facile, però sai, poi io sono un po' cerco di fare un po' il perfettino, ovviamente è impossibile esserlo, è impossibile. Però insomma cerco di perlomeno di curare, se vedo qualche sbavatura un po' strana, mi è capitato di lasciarle, comunque su alcuni video è capitato. Però dove posso cerco di toglierle, di lasciare un video il più pulito possibile per quanto posso, ovviamente. Io tenete conto che registro con allora, come dicevo a Gabbos, io avevo preso, non so se sei andato a vedere l'action cam che ho comprato, è la Caso Brave 7 LE, quella con lo schermo ovviamente posteriore, ma anche quello anteriore. Quella è subacquea, fino a 1 metro, mi sembra fino a 60 centimetri, sott'acqua senza case, e ho visto non è male. Ovviamente non è, a livelli di una GoPro, di ultima generazione, l'ultima, che ha una stabilizzazione pazzesca, ho visto i video, è una cosa, siamo arrivati a un livello, veramente veramente alto, di stabilizzazione. Quando ho visto come lavorava l'ultima GoPro ho preso veramente paura, mamma mia, mamma mia. Sì, e ho comprato questa action cam, l'ho usata, l'ho usicchiata così. La userò adesso, voglio provare anche, ho comprato la fascia, magari per fare qualche lavoro dove per tenere le mani libere, ecco, mi metterò l'action cam, ovviamente riprenderò poi, i lavori. Sarà poi tutto da vedere, vediamo un attimino come viene. Okay, vediamo, Gabbos, okay dai, vado a lavorare. Mamma mia, okay dai, buon lavoro anche a te e niente, fatti sentire, ovviamente per quel discorso lì mi bussi, Michele, sono qua, non c'è problema. Buon lavoro e niente dai, ci vediamo anche nei tuoi prossimi live, nei tuoi video. Okay. Bene dai, qua si è fatta una certa ora, sono 1 ora e 23 che sta girando questa live. Io direi che possiamo terminarla qui. Faccio l'ultimo recap di quello che volevo dire, appunto, che magari poi una persona skippa un attimo, vediamo allora. No, fa venire il mal di mare, l'action cam in testa. Sì, però guarda, ti dirò, è vero anche questo, però le ultime action cam sono, abbastanza stabilizzate. Poi ovviamente io cerco di metterle anche utilizzarle nel cavalletto. Io ho anche le treppiedi. Ovviamente il materiale è, diciamo, un materiale basico per iniziare. Io ho preso, se avete visto anche le foto, che avevo messo su Instagram, avevo preso il microfono, il piccolo microfono, e poi avevo fatto tutto con il treppiede per utilizzare il cellulare, perché tuttora, i video son fatti con il cellulare, devo dire. E per il momento sì,
non è una qualità 4K, però dai, non sono malaccio. Ovviamente, avendo una camera adeguata ed anche impostando i video in una certa maniera, ovviamente viene un lavoro molto più professionale. Però quello che voglio dire è anche sì, è bello vedere tutto il contorno e quant'altro, però bisogna focalizzarsi, io penso e poi che l'iscritto vuole vedere il lavoro, vuole vedere come è fatto, come l'hai fatto. E va bene, anche il resto è vero, dà contorno e dà importanza, però il lavoro deve essere al centro del video. Ok, almeno per quello che riguarda me. Allora, ok, vediamo. Ah, ok, non ci sono altri messaggi. Sì, facendo un piccolo recap, quindi dico allora, se non ci sono altri messaggi, io direi intanto di chiudere qui la live facendo il recap. Quindi, per chi skippa tutto il video di 1 ora e 25 che arriva alla fine, gli dico di stare sintonizzato sul canale che praticamente sabato alle ore 9, io adesso metterò a breve metterò la preview, caricherò il video dove appunto inserirò il primo dei 3 buoni Amazon da 5 euro. Ok, ah, sei d'accordo? Ok, sì, 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 Bonna. L'utente secondo me di YouTube sì, guarda il video bello, però poi quello che deve essere arrivare sul punto è arrivare a finire il lavoro fatto bene. Tu quando sei arrivato al termine e hai fatto il lavoro il meglio possibile, in maniera, come si dice, tra virgolette, "a regola d'arte", il tuo lavoro del tuo video è a posto. Poi ovviamente tutto il resto, ovviamente, dà solo che importanza in più. È qualcosa che è un upgrade in più e quello speriamo che con il tempo, anche io dico, di riuscire a imparare. Anche Savio, esempio, se andate a vedere i suoi video, sono veramente fatti bene, si vede che ci mette, guarda anche la virgola, perché ci tiene, si vede, le persone lo vedono. Okay, e dicevo, ritornando prima, quindi che sabato, pubblicherò appunto in preview, quindi lo vedrò insieme a voi e se commentate, commenterò anch'io con voi, quindi vi scriverò e lascerò appunto questo buono da 5 euro. Questo sarà il primo video e ce ne saranno poi altri 2, quindi se non vincete se non riuscite ad accaparrarvi questo buono adesso, avete altre 2 possibilità. Bene dai, ragazzi, non pensavo io pensavo di fare una live di 5 minuti, quindi siamo arrivati a 1 ora e 27. Ragazzi, per chi se n'è andato, per chi lo vedrà poi domani o fra poche ore, vi ringrazio davvero tutti. Allora aspetta, Savio, ti ringrazio Michele, sei gentilissimo, mi fa piacere che apprezzi i miei video. Sì che ti apprezzo. Ti apprezzo sì perché si vede che ci metti passione, ma tutti voi, tutti quelli che ora mi hanno scritto, tutti questi, siete proprietari di vari canali, ok? Si vede, cioè è palese che ci mettete il vostro impegno, lo si vede e lo noto anch'io e lo apprezzo, devo dire. E anche quando fate certi montaggi, io mi stupisco e dico, penso, ma guarda questa persona qua, guarda questo canale, quanto ci ha messo per fare questo tipo di montaggio. Non è una facile, perché chi magari non monta video non lo può capire, pensa che fare un video di 5 minuti è un gioco da ragazzi, invece non è un gioco da ragazzi, perché bisogna sapere come montare un video, bisogna informarsi di come funziona il programma e tante cose che sto anch'io iniziando a imparare. Ok, dai, non voglio dilungarmi troppo, se no dopo diventa troppo lungo il video. Quindi dai, ragazzi, io vi invito ad andare a vedere il prossimo video, ok? Che sarà appunto sul mini kit della Vi Protection. Appunto farò un video test sul prodotto, il mini kit. E niente, dai, per questo video è tutto.
Vi ringrazio ancora di tutto e se non c'è altri messaggi direi che possiamo salutarci qua. Spero appunto che questo sia il primo di una serie poi di live che potremo fare insieme, non solo a chi è proprietario di un canale, ma anche del singolo del singolo iscritto. Mi contatta, ci si parla, ci si conosce e si può fare qualcosa insieme, non ci sono problemi. Bene ragazzi, detto questo è tutto, se non l'avete fatto ancora, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così potete rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E ricordate, ovviamente a me farà solo che piacere, quando lascerete un bel like di incoraggiamento ovviamente. Bene ragazzi, io, vi ringrazio, vi saluto e a presto con altri nuovi video, come dico al solito. Ciao.